Allora ragazzi, oggi è una giornata speciale perché mi sono voluto spingere un po' oltre, visto che qualcosa è successo, allora sono dovuto andare a chiamare qualcuno che chiaramente ha delle informazioni fresche, quindi è un onore avere sul canale qualcuno che parla di Juventus in maniera quotidiana e abbiamo il direttore del Bianconero, Romeo Gresti. Benvenuto Romeo e grazie del tempo. Grazie a te del tuo tempo, dell'invito di questo canale che è perfetto nei contenuti, nella luce, nell'audio. Molte volte ci scherziamo, ma è un prodotto di grande qualità e grazie a te. No, grazie veramente Romeo, poi grazie sempre dell'ospitalità al BN. Io parto forte perché sai che in una di quelle live dove poi abbiamo avuto dei problemi, dove non c'era Lello, dove non c'era comunque nemmeno Grande Nino, mi sono preso in mano la live e so che un po' ti ho grigliato, hai sentito un po' la pressione delle domande, ma oggi volevo partire prima di tutto facendoti una domanda sul bianco-nero, perché molto spesso non si parla poi insomma, delle aziende, di quello che c'è alle spalle, si vede la live, si vedono certe cose, ma tu che adesso sei da 2 anni ormai l'anima un po', o quantomeno la faccia, oltre ad essere direttore insieme a Marco, eccetera, dal punto di vista insomma della faccia del bianco-nero, com'è il primo bilancio? Perché per me è diventata un po' la casa di tanti tifosi e un punto di riferimento, quindi com'è il bilancio di questi primi 2 anni e come ti Mi trovi? verrebbe a risponderti inutile, nel senso che è la verità, perché c'è un bilancio economico in questi 2 anni dove comunque noi facciamo parte dell'ecosistema Football Co, che è veramente un'azienda enorme su scala internazionale, che ha dei vari asset in Italia, calciomercato, Gol Italia e noi, più tanti siti e tante altre cose appunto nel mondo, e quindi la cosa che mi avevano chiesto 2 anni fa era di fare una roba sostenibile, cioè questo è il budget, non puoi sforare neanche di un centesimo, e quindi la prima risposta è inutile. E poi credo che, adesso a parte gli scherzi, io, sai Augu, è vero che noi facciamo parte di un mega 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 network, però vedo un po' il bianconero come l'Atalanta, quindi dobbiamo avere il bilancio inutile, provare a fare un bel gioco e valorizzare talenti, che si intende il parco redazionale e i contenuti che creiamo. Credo che poi in questi 2 anni, quantomeno da quando mi hanno spostato, perché io ero corrispondente di Juventus di Gol, abbiamo fatto insomma un lavoro intenso, spero gradito, seguendo dei macro punti. Il primo era rispetto all'audience che c'era precedentemente al BN, perché il BN poi viene acquistato assieme a Calciomercato da Football Co, sempre X mesi fa. L'obiettivo era quello di svecchiare un po' la community, con tutto rispetto, perché noi vogliamo fare un prodotto che possa interessare a ragazzino come a quelli della nostra fascia d'età, come per esempio mio papà che ha quasi 80 anni e segue tutte le puntate. Però il nostro obiettivo era anche capire un pochettino come andare a prendere la cosiddetta generazione Z e fare in modo che coloro che si affacciano ora all'informazione, che vogliono l'informazione juventina, come portarceli nel tempo. Quindi lì è stato il primo obiettivo che secondo me abbiamo centrato. Il secondo obiettivo era quello di posizionarci banalmente, quindi fare delle live che venissero seguite. E devo dire che adesso noi abbiamo toccato il picco massimo di ascolti, Augu, nella live Mercoledì. dei saluti di Common Lee, dove siamo arrivati quasi a 5.000, picco massimo. E io mi ricordo che c'erano delle live iniziali del mio primo anno al BN durante il periodo di sosta, dove magari avevi 400-500 persone. Poi la stessa sosta al mio secondo anno, pausa nazionali, settembre, ottobre, novembre, molto noiose, lo sai, erano ormai sempre 1000-1100 fissi. Quindi cosa significa? Secondo obiettivo centrato, creata una community. E poi cerchiamo sempre, dai, di fare la cosa che più mi preme, di fare informazione e di non dire cavolate. Noi tutto quello che facciamo lo verifichiamo. E poi tra l'altro comunque anche ospiti
negli anni, alla fine in questi 2 anni, se ci pensi, anche il discorso degli ospiti con Tacchinardi, ospite fisso, comunque l'anno scorso anche Balzarini che era comunque ospite fisso l'anno scorso, si è fatto anche a tanti altri ex calciatori, perché abbiamo avuto Di Livio, insomma c'è stato un bel po', quindi penso che la credibilità, perché io sto imparando, capisci, per uno che si interfaccia a YouTube lo sai bene che la credibilità è qualcosa che ci vuole tanto tempo per crearsela, si fa in fretta a perderla, però credo che nel tempo anche queste aggiunte di persone che sono ovviamente di un certo livello, insomma Monblano anche, allora quella di Comolli tu hai detto è stata quella, è stato il picco, però Monblano è stato il picco precedente, cioè tu hai avuto 2 live, una un po' dietro l'altra che hanno avuto questo picco, perché Monblano a mio parere, insomma ha aggiunto, quella è stata una live che ho guardato, mi sembra che l'intensità, sai, poi si va molto anche di questo, si crea proprio quella linea d'onda perfetta, e con Monblano c'era questa naturalezza e tutte queste risposte anche di un certo livello che ovviamente innalzano il livello sì, credo che poi quello sia anche frutto dei 17 anni di amicizia che ho con Luca, e che quindi ci sia un rapporto che vada oltre dall'aspetto sintonia professionale, e quindi poi dal suo esordio al BN Luca è un bel personaggio, è che frizzante, esordi. è un top oratore, quindi no, sono contento. Infatti quando ci fermano a me, il Cico, alla Continassa, tutti ci dicono abbiamo visto il BN, a me fa piacere, perché comunque 2 anni fa il BN non aveva quella cassa di risonanza, e grazie al lavoro di equipe secondo me siamo riusciti a posizionarci, a fare in modo che oggi ci sia un certo tipo di credibilità anche agli occhi degli addetti ai lavori, che questo è importante. Ma guarda, ti dico, veramente bello seguire il BN, poi anche ogni tanto farne parte è veramente divertente, è una grande Beh, tu opportunità. Quindi ormai grazie. sei parte integrante ormai. No, grazie come sempre. Ma adesso iniziamo, così almeno abbiamo fatto questa piccola intro e mi ricollego proprio al discorso di Monblano, che ovviamente salutiamo e comunque seguo anch'io, è sempre bello seguire Juventibus, però sai, ci sono stati degli indizi, no, di questa situazione. La settimana scorsa mi aveva un po' stupito quel video di Pedullà, perché sembrava quasi un video forse ritardatario. In molti magari l'hanno visto e hanno detto: ma come adesso arriva Pedullà? Questa notizia ormai è un po' vecchia, del fatto che ci siano questi screzi tra Comolli e Spalletti. Lui la riporta, ne aveva già parlato, ma la riporta ancora una settimana dopo, quasi riaccendendo quel dubbio. Poi sentiamo Monblano in quel video di mercoledì, dove comunque anche lui fa un paio di osservazioni. Tu pensa che io dopo quel video faccio un mio video, prima che esca la notizia di Comolli, che io sai col fuso orario, poi anche orari diversi, e dico: ragazzi, però questa è un'osservazione interessante, perché siamo sicuri veramente che le cose stiano andando come ci aspettiamo? Dopo 8 ore esce il patatrack, quindi fuori Comolli, dentro Carnevali. Te lo aspettavi? Oppure anche per te magari è stata un po' una situazione che, visto come erano andate le cose, non ti aspettavi accadesse così rapidamente o accadesse? No, il timing secondo me è sorprendente. Non tanto il tema, perché poi ne avevamo parlato anche tanto in quei giorni dopo la Fiorentina, pre-derby, cioè si era capito che Comolli fosse finito sotto osservazione, però a una certa la Juve con la proprietà ha cercato di spegnere l'incendio, anche creando quel famoso incontro con Comolli, che non so come definirlo ora a distanza di settimane, surreale mi verrebbe da dire. Quindi diciamo che il tema no, non è sorprendente, il timing sì, perché poi è un'altra scelta molto rischiosa, no? Perché vai a sostituire Comolli che rappresenta il capo azienda e tutto nel ben mezzo di giugno, insomma, rischi sensibilmente anche di compromettere la stagione 2026-2027. Il nome di Carnevali sì, un nome che piomba in 24-48 ore e che secondo me poi rappresenta anche il motivo per cui Elkan abbia preso tempo, a distanza di giorni capiamo, secondo me. Cioè, secondo me, se avesse avuto già Carnevali in mano, subito post, che ne so, derby, la rivoluzione sarebbe scattata immediatamente. Quindi credo che giustamente Elkan avesse delle idee, una avrà capito nelle ultime settimane che la poteva portare avanti, con ovviamente la sponda del diretto interessato, e lì, quando ha avuto il piano alternativo in mano, ha optato per questa ennesima rivoluzione. C'è qualcuno, Romeo, che potrebbe anche magari
fare l'osservazione, ne abbiamo chiacchierato un po' anche durante la live al BN di oggi, perché a me è stato riportato spesso anche nei commenti che però forse a quel punto ci sarebbe dovuta fare una scelta anche per quanto riguarda Spalletti. C'è qualcuno che dice se fai una scelta di quel tipo e togli l'amministratore delegato, forse ci sarebbe aspettati che saltasse anche Spalletti. Io ti riporto un po' le cose perché vorrei sapere la tua opinione, io quella mia personale che ho condiviso un po' di volte, ma ti stupisce un po' che si sia andati da praticamente magari a decidere tra i due, oppure secondo te era la miglior scelta comunque, visto che sarebbe stato un disastro ancora più grosso, diciamo, perché poi, come dici, le tempistiche sono queste, cambia allenatore, vediamo come è messo il Milan, vero? Cambia allenatore e cambi la D, devi stare un po' attento. Tu come la vedi questa Guarda, situazione? me l'avessi chiesto, lo sai come quello che avevo magari detto in una live, subito dopo il derby ti avrei detto avrei fatto piazza pulita. Tutti via, tutti. Oggi in maniera un po' più riflessiva, a distanza di qualche settimana, ti dico che capisco quantomeno dare una chance a Spalletti, valutandolo con una stagione, tra virgolette, normale, anche se poi già non è più normale questa stagione. Cioè, dal momento che il CEO della Juve arriva a Torino il 15 di giugno, la normalità è programmare per tempo, non rincorrere. Quindi capisco che, essendosi accollato il rischio, Elkann, la proprietà, di tagliare il CEO, di rivisitare la struttura, a quel punto abbia cercato di dare forza o comunque non valutare la parte allenatore, che credo che poi agli occhi della stessa proprietà rappresenti una certezza. Se così non fosse stato non gli avrebbero rinnovato il contratto a Spalletti. La stima c'è tra Elkann, Spalletti, poi sai, c'era anche la stima tra Elkann e Allegri, la stima tra Elkann e Giuntoli, la scelta di Elkann di prendere Comolli. Alla Juve, lo sai bene, comandano i risultati, oggi sei Dio, domani vai a casa, e vai a casa avendo l'agenda piena di appuntamenti, come è successo a Giuntoli, come è successo allo stesso Comolli. Però capisco la scelta di andare avanti con Spalletti, e poi ora diciamo che anche Spalletti si va a esporre e si tolgono anche un po' di chiacchiericci, perché Comolli non c'è più e ora tu sei il frontman, oneri o onori. Secondo te con Comolli, insomma, quello che ha spinto la scelta è stato solo il fallimento sportivo, o magari c'è anche dal punto di vista di John Elkann e da Juventus questa sensazione che lo stile in certe situazioni, magari anche in certi rapporti interpersonali, per appunto con Spalletti eccetera, non fosse all'altezza dell'incarico? Perché qualcuno se lo chiederà, cioè è stato solo quel fallimento sportivo o magari c'è tanto di più dietro? Guarda, in una live post derby, proprio quando sapevamo che come lì fosse finito sotto osservazione, avevo detto: se io fossi come lì e venissi convocato da Elkann, non avrei argomenti. Cioè, è difficile anche autodifendersi. Togli i maligni, magari quelli che ti odiano, cioè, gli invidiosi, che poi in Italia, no? Tutto. Certo. Ma la verità è che se tu analizzi l'anno di Comolli alla Juve, mosse azzeccate, Augu, anche concentrandoci, sforzandoci, io non ne vedo. Perché arrivi, mercato estivo 2025, disastro, più disastroso che io ricordi, fermo restando che io voglio essere coerente, e io quando sono arrivati i vari David Oppendari tenevo che potessero essere giocatori forti, interessanti, quindi ho sbagliato, ma finché sbaglio io, che non dirigo l'azienda Juve, no? Al massimo mi prendo del cialtrone a qualcuno, ma chi sbaglia investendo poi oltre 40 milioni su Openda, su Tizio, ok, Sempronio, insomma. E quindi sai, mercato estivo disastroso, scelta di riconfermare Tudor disastrosa, perché poi ti sei anche accollato il rinnovo con un contratto che hai dovuto risolvere pagando una buona uscita. Scelta di Spalletti, io sono fan di Spalletti, sono contento che resti, però l'obiettivo non l'ha centrato e ti sei accollato altri rischi, cioè cambiato allenatore, altro staff, altro allenatore, aumentati i costi e non hai centrato lo stesso obiettivo. Mercato di gennaio, l'allenatore ti chiede una roba, non gliela pigli. E il clima con Spalletti, secondo me anche poco decisionismo, il direttore sportivo col senno di poi ragazzi non può arrivare a inizio gennaio. Lo spoileri nella conferenza stampa di presentazione di giugno e arriva a gennaio. E poi secondo me quel retroscena che avevo raccontato e che poi hanno confermato in tanti
e forse è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Mi riferisco al fatto che tu non puoi andare dall'allenatore a dirgli magari Alisson è preso o praticamente preso, stai tranquillo, e poi Alisson rimane a Liverpool. Quindi se tu sommi tutte le manovre, Augu, è difficile trovarne una, no, positiva. Però secondo te c'è, te lo chiedevo perché sai, a me piace fare sempre un po' l'avvocato del diavolo a costo di far diventare alcuni contenuti un po' marzulliani da quel punto di vista, perché ti ripeto, a me l'informazione piace parecchio, però molto spesso vedo che si tendono a non fare le domande difficili e si tende un po' sempre ad annuire perché non si vuole mettere un po' di pepe alla conversazione. A volte io qua ormai ho la sensazione da parte mia che però la Juventus fa la scelta come lì, ma il mercato dell'anno scorso estivo, a mio parere, non è un mercato completo da parte di Comolli, è sempre quel mercato un po' reattivo dove lui arriva, si trova ovviamente una serie di operazioni che sono già avviate, certe scelte le fa perché probabilmente non riesce, anche spinto da un bilancio che non era roseo nemmeno l'anno scorso, ad arrivare a un certo tipo di calciatori, però la sensazione è che Comolli e il suo operato non l'abbiamo visto in maniera completa e che forse la Juventus quando ha fatto quella scelta però ha fatto una scelta un po' a metà, perché ha costruito una situazione dove Comolli non poteva veramente fare quello che vuole lui. E ti dico, io non lo giustifico, capisco perfettamente quello che hai riportato tu, sono d'accordo, però dall'altro lato dico, ho capito, ma se tu prendi uno così che arriva, si presenta con l'idea del Moneyball, dove probabilmente tutti i tifosi italiani si sono andati a comprare il libro per capire di che cosa si parlasse, beh, poi fai delle altre scelte dove il Moneyball non glielo fai fare, insomma, a Comolli. Cioè, voglio dargli anche un po' di... Quella scelta, Augula, vai a sconfessare dal momento che prendi Spalletti, lato Comolli. Ma ti dico di più, dal momento che confermi Tudor, perché se tu prendi Comolli e gli dici, oh, fai tu, e lui ti prende i giocatori veramente con i suoi parametri, mette Marco Silva in panchina, quello è Comolli. Ma tu ti sei messo in casa uno che evidentemente o non conoscevi o hai pensato di cambiarlo, e non puoi cambiarlo uno che ha quel curriculum e quelle esperienze. Quindi semplicemente hai sbagliato uomo e te ne sei accorto subito, hai cercato un compromesso, ma io ti chiedo, Augu, questa volta ti faccio la domanda. Se non fossimo riusciti a trovare Carnevali, non il Carnevali di turno, Carnevali, saremmo andati avanti con Comolli? Quantomeno per un'altra stagione? Avremmo tentato di andare avanti con Comolli? O immagini che Elkan avrebbe preso la stessa decisione mettendo magari Pinco Pallo, responsabilizzando il Belloni di turno del CDA? No, guarda, come hai detto tu, secondo me non si... Io ti dico, mi sarei aspettato che Comolli e Spalletti non ci fossero più. Non credo che sia necessariamente, se fosse accaduto, sarebbe stata una cosa positiva per la Juventus, quindi capisco perfettamente l'idea di tenere Spalletti e in questo momento soprattutto avrebbe creato ancora di più una situazione molto difficile, perché se Spalletti poi è quello che ha avuto la conversazione personale con Sorloth, ha avuto un certo tipo di situazioni, tu vai praticamente a cancellare tutto quello che hai fatto nelle ultime 3 settimane e riparti da zero con un mondiale che è iniziato, quindi sei già ad handicap ovviamente, però come lì tu sei arrivato a quello che mi aspettavo dicessi, è stata la scelta sbagliata fin dall'inizio, perché ti ripeto, a me è una scelta che aveva sorpreso parecchio, quella di Comolli, che effettivamente noi non conoscevamo, perché sfido chiunque a sapere chi Comolli fosse prima del 1 giugno dell'anno scorso, quando Comolli poi viene presentato, mi sembra che quelle siano più o meno le date, e infatti quella è la mia sensazione, che una tipologia di uomo di fatto così, che ti presenta i nomi di Silva eccetera in estate per gli allenatori, ecco, non è che i nomi non scaldino, quello chi se ne frega, però è un rischio che la Juventus non si è mai presa nella sua storia di fare cose del genere, e mi sembrava proprio aver cancellato dalla lavagna la storia della Juventus ed essere andati completamente in una direzione talmente opposta che se la fai, altrimenti non farla. Capisci? Questa è un po' la mia sensazione. Io poi ti dico, adesso vorrei sapere da te, visto che tu comunque chiaramente questi personaggi li conosci di più, la scelta di Carnevali, secondo te lui è l'uomo giusto? Ovviamente non si è ancora insediato, però per quello che porta il suo curriculum e la sua esperienza, secondo te l'uomo giusto al posto giusto? Ti dà questa fiducia invece?
Bella domanda. Allora, lato proprietà mi sembra una scelta comprensibile. Hai provato qualcosa di differente con un manager anche un po' fuori dagli schemi, riparti un po' dalle basi, prendi un grande conoscitore della Serie A, uno che ha grande anche peso politico, no? Con le istituzioni calcistiche e quant'altro, che ha fatto complessivamente un gran lavoro al Sassuolo, e tenti questa strada. Una persona, mi sembra, anche dotata di buon senso, come me l'hanno raccontato chi l'ha conosciuto e chi l'ha visto lavorare per tanto tempo. Poi però, Augu, noi prendiamo tutte figure che sulla carta negli ultimi anni avrebbero automaticamente dovuto comportare un upgrade o comunque indicarci la via maestra, quella del successo. Prendiamo Giuntoli, direttore sportivo, campione d'Italia col Napoli. Prendiamo Comolli, che comunque uno può dire il Tolosa, sì, però negli ultimi anni al Tolosa ha fatto un ottimo lavoro e comunque aveva un bagaglio esperienza tra Liverpool, Osservatore Arsenal, Tottenham, Fenerbahce, insomma, curriculum di Comolli è ampio. E sono state due scelte che per motivi differenti non hanno funzionato. Quindi sulla carta io ti dico sì, è una scelta che ci sta, lato proprietà, capisco la mossa di Elkan, però poi la Juve è un'altra cosa, cioè il salto dal Sassuolo alla Juve è enorme, enorme. Dobbiamo sperare che Carnevali abbia, oltre che la conoscenza, l'esperienza necessaria, e ce l'ha perché ha 65 anni e ha anche avuto esperienze diverse, perché io l'ho avuto già modo di raccontare, ebbi la possibilità di conoscere Carnevali prima ancora che entrasse nel Sassuolo, perché io lavoravo sia a gol ma anche nel mondo del volley femminile, e lui era il CEO di Masse Group Sport, un'azienda leader top a livello di marketing e quant'altro, comunicazione, e in quegli anni Masse Group Sport era il main sponsor della Lega Volley femminile, quindi lui è un manager, ha conoscenze trasversali. Quindi questo mi porta, perché sai, avesse fatto solo un percorso al Sassuolo ti avrei detto Augu, magari bravo, però ha fatto solo quello. Invece lui, prima di arrivare al mondo del calcio, ha fatto altre esperienze. L'esperienza ce l'ha, tanta, lavorativa. Però la Juve è la Juve. Questo non è scontato che uno funzioni qui. Purtroppo l'abbiamo capito negli anni. Guarda, ho un paio di cose ancora che ti voglio chiedere. Una è proprio il discorso. Allora, c'è stato il ribaltone fuori come lì, quindi ci sarà ovviamente in maniera organica un rimpasto per tante figure che erano attorno a Comolli, quindi può essere Modesto, eccetera. Questo l'abbiamo capito, è una cosa che capita tutte le volte che poi cambia, insomma, la figura apicale. Però dal lato Spalletti alla fine c'è la sensazione da parte tua che siamo lì 100% con Spalletti, e questa scelta è la scelta che andrà avanti, perché la mia unica preoccupazione è che spero veramente che se la scelta è stata fatta 100% con Spalletti, che dopo non capiti che se le prime 5-6 partite si va in difficoltà mettiamo ancora tutto in discussione, perché veramente se la live che abbiamo fatto con Dorini, lui l'ha detto chiaramente, quel cane che si morde la coda, perché sennò continui ad andare in questo circolo Ma tu vizioso. immagina un clima simile con Antonio Conte libero. No, perché ci pensavo, Augu, ne parlavo con una persona molto vicina all'Inter, no? E questa persona mi ha detto una roba che ho detto no, ci manca solo sta cosa qui, ovvero mi ha detto guarda che secondo me, però questa è una persona che è in zona Inter e quindi gode anche nel vederci in questo stato, mettere zizzania, mi ha detto guarda che potrebbe accadere da voi la stessa cosa che accadde da noi. Io ho detto spiegami meglio, ovvero che c'è Spalletti, c'è Conte libero e poi magari qualcuno lavora per fare in modo che ci sia questo swap a bocce ferme. E lui mi ha detto, in quella situazione, Spalletti, che è un personaggio difficile da gestire, perché ha un carattere particolare, inizia a vedere i fantasmi e il clima non diventa buono. E io su per giù ho detto, però se tu ci rifletti, no? Ho visto cose più folli. Cioè non mi sembra una teoria così cavata per là. Però ecco, noi dobbiamo evitare che quel clima si crei. E come lo puoi evitare? Partendo bene, facendo risultati, creando entusiasmo. Però ecco, ci manca solo di ritrovarci Augu con la telenovela Conte bis con Spalletti in panchina. Però lui è qualcosa che ha già vissuto, quindi...
Ma io infatti te lo chiedevo perché io non sarei per un ritorno di Conte, ma un'altra conversazione che ho avuto sul mio canale, certe idee personali, semplicemente perché non ho digerito il fatto che Conte, secondo me, l'anno scorso ci ha creato un po' un cortocircuito, ma questa è un mio pensiero personale. Apriamo i canali proprio anche per condividere le proprie sensazioni, che non sono né giuste né sbagliate, sono opinioni personali. L'anno scorso Conte, secondo me, mette proprio, è come se avesse versato dell'acqua all'interno di un circuito, e questa è la mia opinione, perché magari come lì arriva pensando già che l'allenatore da Juventus ce l'abbia già in mano, e poi succede che l'allenatore in mano non ce l'ha e noi facciamo questa, diciamo, scelta di mantenere Tudor, la conosciamo tutti. Quindi io un po', Conte lì mi ha dato quella, non lo so, da tifoso mi ha un po' ferito, e quindi adesso faccio fatica un po' a essere obiettivo e a volere un po' un suo ritorno. Però ti ho fatto la domanda proprio su Spalletti per quello, perché ho avuto la sensazione che se con Comolli sarebbe stato impossibile, proprio parliamo di due persone che probabilmente metterle all'interno della stessa stanza sarebbe quasi cercare di creare un problema. Invece chiaramente con Carnevali si parla di uomini completamente diversi, quindi per quello ti ho fatto la domanda. Però ti ricordi che, per esempio, fu Augu la prima, perché Marotta andò all'Inter, ereditò già Spalletti, e sì. la sua prima scelta fu quella di prendere Conte. Quindi, dai, insomma, adesso sto scherzando. Però questa persona mi ha messo un po' il tarlo, questa persona. È giusto fare un po' di qualche congettura. Infatti a volte, capito, si viene giudicati per le cose che si dicono, però il tifoso non si rende conto a volte che noi facciamo anche delle congetture per capire poi quali sono le evenienze, ma non è che abbiamo necessariamente sempre le informazioni. In queste situazioni sono cose molto nuove, è normale che si facciano dei pensieri, soprattutto perché c'è un Antonio Conte libero, quindi è bello buttarlo lì e buttarla un po' anche, insomma, Hai già comprato la maglia di Renault? Il difensore generazionale? Vedi? Infatti quella è un'altra notizia. Io ti dico, Romeo, prima di concludere ho evitato, non ti faccio nessuna domanda sul mercato perché le trovo cose fantascientifiche adesso, dove non sappiamo nemmeno, ti ripeto, l'insediamento di Carnevali, come tu hai detto anche l'unica cosa sicura è Renault ad oggi, ragazzi. Esatto, quella è la notizia di mercato, ma tu hai riportato comunque che l'insediamento di Carnevali è lunedì, quindi non abbiamo ancora, sarebbe prematuro parlare di mercato. Però l'ultima domanda sulla quale voglio chiudere invece è più che altro, visto questo cambiamento societario, adesso qual è la tua aspettativa della prossima stagione? Anche se è una domanda molto difficile, però tu credi che, mercato a parte eccetera, magari con l'inserimento di qualcuno che ovviamente ha un peso politico anche diverso all'interno del sistema calcio italiano, dove la Juventus è stata molto deficitaria negli ultimi anni, ha lasciato proprio la porta aperta all'Inter, per esempio, magari di diventare un po' la forza trainante in certe situazioni. E non parlo di cose strane, parlo semplicemente di, insomma, degli equilibri politici che chi segue il calcio esistono e sono cose normali. Tu hai la sensazione che comunque, nonostante questo ribaltone, la Juventus abbia l'opportunità di iniziare una stagione nel piede giusto e di avere una stagione competitiva, o magari dici ancora tutto troppo campato per aria per darti un'opinione, che ci potrebbe stare? Guarda, adesso non sempre per tirare in ballo questa chiacchiera a tinte nerazzurre che ho fatto con questa persona, però non ripeterlo troppo nerazzurre, perché dopo il tifoso si preoccupa se hai troppe relazioni. Unfollow, apro il nerazzurro. Esatto. Sai come funziona, a parte di però questa persona diceva sì, comunque l'Inter su Solé, su Palestra, ma se prendiamo C2 il mercato è chiuso, no? Provedel come vice Martinez, e lì mi è venuta nostalgia. Erano gli anni in cui noi aggiungevamo il tassellino, no? Higuain, Pjanic, tac 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 tac, e la squadra era sempre competitiva al top in Italia, e nel tentativo di fare una scalata che quasi poi è riuscita in Champions, no? Noi ora invece siamo in una situazione in cui veramente, oggi tu dici, è chiaro che io so per certo che Spalletti in tutte le riunioni che ha fatto, anche prima di rinnovare il contratto, ha detto a tutti dobbiamo vincere, però poi non contano le chiacchiere, cioè conta l'operatività. Qui parliamo di una Juventus che vedrà il nuovo ADDG insediarsi esattamente a metà luglio alla Continassa, che prima ovviamente fino al giorno prima ha lavorato per scegliere il nuovo allenatore al Sassuolo, ovvio, che ha trovato, e che deve capire dove
dove si trova, il nuovo ambiente, il salto a cui facevamo riferimento prima, lavorare con persone che non hai scelto tu, insomma. Quindi per me siamo di nuovo un grosso punto interrogativo. Poi ti dico, la speranza è che questi professionisti riescano, no, a prendersi subito e a azzeccare le scelte. Quindi Carnevale, lo staff dirigenziale a fare una squadra per Spalletti e Spalletti a ottimizzare il materiale che gli verrà dato a disposizione. Però oggi come oggi dire riusciremo a far è veramente complicato. Ribadisco, le altre devono fare 1 o 2 ritocchi, non dobbiamo rifare la squadra, cioè rivedere totalmente la squadra, e devi farlo con la partenza handicap, cioè non con quel dirigente che ha lavorato fino a stamattina, bensì con uno che arriva a metà giugno. Non è facile, eh? Però il discorso Vlahovic che abbiamo fatto oggi, Romeo, io spero sinceramente che quelle poche cose che sono uscite, spero veramente che non ci sia e Un ti ritorno ripeto, di questa è fiamma. sì, è un'opinione personale, semplicemente perché è sempre importante sottolineare queste cose che dopo la gente pensa. La mia è un'opinione personale semplicemente dal punto di vista proprio quando una storia finisce e quando si prendono delle decisioni, bisogna saper comunque portare quelle decisioni avanti e non cambiare semplicemente perché è cambiato in questo caso l'amministratore delegato. Questa è la mia opinione, credo che a un certo tipo di cifre, come hai detto anche tu oggi in live a bianconero, insomma non sia nemmeno uno starting point, come si dice in inglese, non ti si nemmeno a trattare, perché la troverei adesso proprio una scelta completamente, a mio parere, veramente poco sensata, ma questa è un'opinione personale ovviamente. Ma quelle cifre non le può ricavare né dalla Juve, né dal Milan, né dall'Inter, né dal Napoli, né da nessuno in Italia. Poi sul resto ti dico, sai, con Comolli ti avrei detto, non ti avrei detto, ho detto finita, 100%, finita, tutti abbiamo detto è finita. Chiellini stesso ha detto è finita, quindi non è che abbiamo detto noi. Poi il mercato è talmente folle che io non mi sento di escludere nulla nel mercato, soprattutto quando si va a insediare un nuovo nucleo dirigenziale. Alle cifre che attualmente chiede Vlahovic è impossibile, è con Comolli e con Carnevali, mi verrebbe da dire. Quindi poi se Augu fai il giro delle 7 chiese, non trovi l'offerta che pensavi potessi avere e quelle che hai magari remunerative non ti intrigano in campionati, paesi, però ad oggi stiamo facendo, cioè ribadisco, Comolli sì, Comolli. Carnevali non è neanche arrivato a Torino, che già vogliamo un po' troppo, secondo me, con la fantasia. Secondo me dal lunedì, martedì capiamo le prime linee e poi si vede. Allora Romeo, io ne approfitto per ringraziarti ancora della chiacchierata, spero che chi ci ha ascoltato comunque abbia anche trovato le domande interessanti, che sono ovviamente di attualità perché di questo parliamo. Questo è un evento abbastanza importante quando l'amministratore delegato viene poi seccato, come ho detto oggi, al bianconero. Ovviamente lascerò tutte le informazioni per andare a iscriversi al tuo canale. Per chi non è ancora iscritto, mi immagino che ci siano tanti che già lo sono. Lasceremo anche le info del BN, perché comunque di fatto il BN è la casa di Romeo quotidiana. E ti ringrazio Romeo per la chiacchierata, perché queste sono le cose che mi divertono. Io, come vedi, sono un po' più editoriale su alcune cose, mi piace un po' avere quella struttura un po' vecchia scuola, però mi ha dato veramente tanta carica e mi piace ovviamente confrontarmi con qualcuno che, come ti ho detto, l'importante è attorniarsi di persone che hanno un certo tipo di professionalità e sono più esperte di te in certi campi, così pian pianino tu fai sempre quella scalatina per migliorarti, capito? Quindi ti ringrazio del tuo tempo, che sono giornate abbastanza piene. Ringrazio io te, Augu, ti ringrazio anche per il supporto quotidiano che ci dai al BN. Invito tutti coloro che mi seguono a seguirti. Mi raccomando, dobbiamo portare Augu sull'Everest e quindi dobbiamo impegnarci in questo. Grazie Augu. Grazie Rome, e ci sentiamo, ti disturberò ancora in futuro. Non ti È un preoccupare. piacere, quando vuoi. Ciao ragazzi, grazie.